Prima di YouTube, prima di Wikipedia e addirittura prima di Google, l'internet era decisamente molto diverso. Nel 1994 era nato GeoCities, che era un servizio che consentiva alle persone di creare e pubblicare i propri siti web. E questi siti erano completamente gratuiti. Come dice il nome, erano organizzati per città che rispecchiavano un certo campo di interesse. Per esempio Atene conteneva dei siti che riguardavano la storia, oppure Atlantide siti che riguardavano miti e fantasy e così via. E in questo video vedremo proprio come si parlava di storie e di leggende su internet agli albori della sua esistenza. Vedremo dei siti creati da persone che volevano condividere delle informazioni con gli altri sulle loro passioni. Wikipedia, che è una delle fonti più famose per informarsi online su qualunque argomento, nascerà appunto solo nel 2001, quindi qui siamo anche prima della nascita di questa famosissima enciclopedia online. Quindi vedremo un internet che magari qualcuno di voi ha conosciuto, per qualcun altro invece questi siti saranno parte della storia di un passato sconosciuto loro stessi. Se siete pronti per questo viaggio in un passato recente ma purtroppo perduto, direi di partire subito. Insomma, non proprio subito, la connessione a quell'epoca ci metteva un po'. Questo sito sull'archeologia antica che vedete a schermo è stato modificato per l'ultima volta nel 1998, cioè quasi 30 anni fa. Ha uno sfondo tutto verde e un layout semplicissimo, assolutamente diverso dai tanti siti pieni di roba che siamo abituati a vedere oggi. Nella homepage ha solo una serie di link che sono utili per informarsi sull'archeologia e sulle pietre antiche. I tanti siti del tempo avevano solo queste liste di link tematici che rimandavano a altri siti, perché non era facile come oggi trovare su internet i siti che si cercavano e ottenere subito rapidamente dei link utili per quello a cui uno era interessato. Questo sito in particolare si concentra sull'arte megalitica della Valtellina e le varie pagine sono semplicemente testi con delle foto su questi ritrovamenti archeologici. Niente banner e pubblicità dappertutto, solo qualche centinaia di caratteri e qualche immagine scattata veramente sul posto. Essendoci questa versione in inglese si voleva far conoscere queste informazioni a un pubblico già internazionale. E pensate che in realtà era un sito sviluppato proprio da un gruppo di archeologi italiani chiamati Le Orme dell'Uomo, che oggi gestisce un sito chiamato rupestre.net e che comunque dal layout penso che risalga sempre a un'epoca abbastanza antica di internet. E adesso navighiamo verso un sito portoghese che aveva delle sezioni sul mondo antico, in particolare sull'antica Grecia, l'antico Egitto e le 7 meraviglie del mondo. Anche qui abbiamo un layout semplicissimo con una serie di pagine su vari argomenti. Ogni argomento ha immagini e testo, alcuni sono più sintetici, per esempio la parte sulla Grecia, mentre la parte sull'Egitto ha anche alcune curiosità interessanti come le varie corone dell'Egitto antico, che è una cosa che penso in tanti non conoscono neanche oggi. In questo strano internet degli anni 90 poteva anche capitare di imbattersi in qualcuno che aveva organizzato il proprio sito personale a tema egizio. Vedete questo sito che in realtà contiene solo qualche frase motivazionale, qualche informazione penso sul suo autore, che però è pieno di immagini con un 3D super nostalgico di 30 anni fa, che secondo me era un 3D spettacolare, ma sicuramente è una visione soggettiva. Quest'altro sito fatto da una donna che si presenta come Nicole Ledesma era ancora più semplice, ha solo uno sfondo monocromatico e qualche pagina con informazioni testuali sull'antica Grecia, ma aveva subito in home page la caratteristica del guestbook, una caratteristica che era tipica dei siti di quest'epoca. Il guestbook era una pagina dove chi visitava un sito poteva scrivere un messaggio pubblico che poi sarebbe stato visibile per tutti gli altri visitatori. Negli anni 90 non esistevano i commenti come oggi e non c'erano i social. Il guestbook era spesso l'unico modo di interagire con l'autore di un contenuto. E non c'era bisogno nella maggior parte dei casi neanche di registrarsi al sito, bastava inserire un nickname di fantasia e il proprio commento per lasciare traccia di aver visitato il sito. E questo ha creato anche delle primissime community online di appassionati degli stessi argomenti che poi si sarebbero evolute anche nei forum. Eccezionale poter commentare senza account, login vari e dati personali di qualunque genere.
una cosa che andrebbe riportata quanto prima in auge su tutto il web. Andando verso il Medioevo, questo sito sempre italiano del 1996 conteneva pure l'audio di alcune canzoni della fine del Medioevo. Quest'altro invece conteneva solo l'ipotesi che il re Artù fosse un uomo storicamente esistito e quest'altro invece faceva una panoramica sulle principali divinità celtiche, sempre con immagini e testi, e con tante belle gif anni 2000. Questo era un sito dove un ragazzo spiegava come realizzare delle armature medievali. Lui stesso le vendeva e per fargli un ordine bastava inviargli una mail a uno dei tipici indirizzi di Hotmail di quest'epoca. Scrive addirittura riguardo alle immagini che gli serve tempo e denaro per metterle sul sito, perché all'epoca non era facile come oggi fotografare e caricare qualcosa. Il layout del sito con questi draghi e cavalieri secondo me è meraviglioso. E sentite la musica che aveva messo sul sito, un'altra caratteristica che all'epoca andava di moda soprattutto per siti sulla storia e sul fantasy. Questo invece è il sito di una compagnia di rievocazione vichinga. Ha solo 3 sezioni con dentro descrizioni testuali di quello che fanno e dei loro membri. Sfondo e layout sempre semplicissimo, pensato solo per chi volesse contattarli, però il sito poi ha anche informazioni varie su usi e costumi dei vichinghi come armi, monete e tessuti. Questo invece è un sito sui principali testi che aiutano a fare ricerca. È un po' più recente degli altri, infatti è stato aggiornato l'ultima volta nel 2007. Contiene la bella chicca dei link a Amazon, quando Amazon vendeva ancora principalmente solo libri e vedete le vecchie icone con i libri. Un'icona simile, sempre di quell'Amazon collegato ai libri, compare su questo sito in italiano che organizzava cene con delitto di ambientazione storica. Le cene con delitto sono appunto delle cene dove i partecipanti devono risolvere un giallo, non saprei se oggi sono ancora abbastanza di moda, ma questo dell'epoca praticamente era un club per organizzare queste attività. E aveva anche una lista più ampia di informazioni su giochi di investigazione. E non possiamo non dare un'occhiata anche a questo sito del 1996 dedicato a Umberto Eco. Nonostante sia dedicato a lui, ha una pagina di biografia di 2 righe che è inconcepibile per gli standard di oggi, dove la biografia di un personaggio famoso verrebbe descritta nel modo più verboso e anacquato possibile. C'era anche una sezione interessantissima in cui Umberto Eco parlava dello scontro tra DOS e Macintosh, cioè delle diverse filosofie dei 2 ecosistemi Windows e Apple che poi avrebbero caratterizzato i decenni successivi praticamente fino a oggi. Secondo lui Macintosh era paragonabile alla religione cattolica perché guidava l'utente con una serie di passaggi prestabiliti quasi come un dogma, mentre Windows era protestante perché lasciava la libertà di fare tutto ma a proprio rischio e pericolo. Questo sito sulla storia del Titanic invece è interessante per tanti motivi. Innanzitutto risale allo stesso anno di uscita del film e ci fa vedere che all'epoca la storia del Titanic era veramente di moda e ne parlavano tutti. In più ha diverse pagine con la scritta in costruzione che era un must dei siti anni 90-2000. Infatti quasi tutti i siti erano fatti da persone comuni che li costruivano poco alla volta, mano a mano, imparando mentre li creavano e che non avevano sempre tante competenze informatiche. Non esistevano tanti strumenti più facili che ci sono oggi, quindi una pagina poteva restare incompleta per settimane, mesi o addirittura per sempre. Mettere quel messaggio serviva a dire a chi visitava il sito non è finito, tornerà presto con dei nuovi contenuti. Era anche un modo per far vedere che il sito era vivo, in aggiornamento, come il cartello dei lavori in corso nella realtà, anche se spesso capitava che per tantissimo tempo quelle pagine rimanevano uguali. Questo sito sul Titanic consiglia anche di usare il browser Netscape, che è un'altra perla della storia di quest'epoca. Era il primo browser davvero facile da usare, ma Microsoft ha deciso di conquistare quel mercato e ha inserito Internet Explorer direttamente dentro Windows. Così chi comprava un computer se lo trovava già pronto senza dover installare altro. Questa mossa ha fatto crescere Explorer velocemente mentre Netscape ha perso utenti. Poi è nata anche una causa legale perché in tanti consideravano scorretto imporre un browser all'interno di un sistema operativo. Alla fine comunque Explorer è diventato il browser più usato di tutti al tempo e Netscape è scomparso quasi completamente, anche se il suo codice poi darà origine a altri browser moderni. E poi non potrebbe mancare già all'inizio di internet un bel sito sulla famosa Area 51, uno su dove trovare la vera arca di Noè sul monte Ararat.
Decisamente più pionieristico chi ha fatto questo sito sul fantacalcio della stagione 96-97. Parte Albertini senza rincorsa ed è gol. Milan 2, Reggiana 0, te la linea. Attenzione, grandissimo gol di Del Piero. Ma in questo giro sul web degli anni 90 non potrei non portarvi anche sui siti che parlavano di fantasy del tempo, perché il fantasy è uno dei temi principali del mio canale. E qui siamo prima dell'uscita del film del Signore degli Anelli, prima di Harry Potter, insomma prima di quello che penso praticamente tutti oggi associamo con il fantasy. Partiamo da un sito aggiornato per l'ultima volta nel 2000 che diceva proprio di essere il primo portale austriaco sul fantasy e sulla fantascienza online. Il sito poi ha veramente diversi riferimenti a videogiochi e a libri fantasy dell'epoca, anche se pure qui come prima reperire le immagini sembra un'impresa. Infatti nella sezione immagini compare la scritta che ci avverte che non ci sono. Questa sarebbe una cosa direttamente impensabile oggi, un sito che parla di fantasy con pochissime immagini. Infatti quest'altro che vedete almeno ha un po' di immagini in mezzo a un muro di testo pieno di nomi e titoli fantasy incomprensibili. Questo sito invece era dedicato a un riassunto dei capitoli della serie La Ruota del Tempo, e la cosa interessante è che ti salutava subito con un bel pop-up. All'epoca i pop-up venivano usati per salutare e mandare dei messaggi a chi visitava il sito. Erano stati scritti direttamente da chi aveva messo il sito online. Era anche una moda, i pop-up attiravano subito l'attenzione e facevano sembrare il sito più interattivo e moderno. E un pop-up come questo vi assicuro che è bello e divertente trovarselo davanti. Poi invece sono diventati solo un modo per spammare truffe, pubblicità aggressiva, e quindi alla fine i browser hanno cominciato a bloccarli. E penso che in tanti vi ricorderete che c'era un periodo in cui erano veramente insostenibili. In quest'epoca, visto che non erano usciti tanti dei film famosi oggi del genere fantasy, andava per la maggiore soprattutto Dungeons and Dragons con le sue varie ambientazioni. Per esempio qui vedete un sito che era già pienissimo di link a libri, manuali e classi degli anni 90-2000. E qui per fortuna, oltre a tantissimi testi dettagliati, ci sono anche delle immagini. Quest'altro era sempre un sito dei primissimi anni 90 dedicato ai Forgotten Realms. E il personaggio di Drizzt, che oggi è molto famoso, era stato introdotto proprio solo nel 1990. Qui abbiamo prevalentemente testi con storie ambientate in questo mondo. Sempre nel 1990 era uscito il videogioco Final Fantasy III e qui troviamo un sito con tantissime informazioni dedicate al gioco sia sui personaggi sia sul gameplay. Questo sito invece era interamente dedicato a Warhammer e era realizzato da un appassionato. Conteneva regole, informazioni sulla lore, immagini, era un sito veramente ben fatto per il tempo, con una tonnellata di informazioni. Questo invece è spettacolare per quanto è amatoriale. Il creatore del sito stesso dichiara che non è un esperto nel creare pagine web e ha inserito solo una storia scritta da lui. Però ha messo uno spazio per un sondaggio molto dettagliato per chi visitava il sito su Dungeons and Dragons. Questo sito invece era per appassionati di Terris, che era un gioco online che penso in pochissimi oggi conoscono. Era un dungeon multiutente, cioè in pratica era un mondo virtuale testuale dove tante persone potevano connettersi contemporaneamente. Potevano esplorare ambienti oppure parlare tra di loro, risolvere enigmi e combattere mostri. E il tutto si faceva solo scrivendo dei testi sul computer in uno stile molto da gioco di ruolo classico, invece di cliccare su una grafica complessa e elaborata come succederebbe oggi. Questo stesso sito è fatto solo di testi e Terris era molto popolare perché permetteva di vivere delle avventure insieme ad altri giocatori online, che all'epoca era una cosa rara. Col tempo però il gioco è diventato di nicchia e praticamente sconosciuto. La stessa tecnologia dei dungeon multiutente con i testi è stata soppiantata ovviamente dai giochi online moderni con una grafica e un'interfaccia molto più avanzata. Ma Terris ci fa vedere come si giocava di ruolo e si condivideva lo stesso mondo online all'inizio di internet. Questo invece è un sito dedicato a come Tolkien ha ispirato i testi dei Led Zeppelin, che è veramente una delle cose più anni 80-90 in assoluto che vedrete in questo video. In effetti analizza alcuni testi dei Led Zeppelin ispirati alle opere di Tolkien, anche se non sono tanti come vedete. Spettacolare il fatto che usa l'immagine del cartone dello Hobbit della Rankin Bass e i disegni di artisti come Alan Lee e John Howe, perché come dicevamo all'epoca non c'era ancora l'immaginario dei film di Peter Jackson.
Questo è un altro sito con qualcosa di tipico di quei tempi e perciò ve lo faccio vedere. Infatti, nonostante non contiene praticamente niente, è pensato per dirci la verità su D&D. E la verità, secondo il creatore del sito, è che non è un gioco satanico, come tanti scrivevano allora. Infatti negli anni 80 e 90, soprattutto in America e più tardi anche da noi, c'era questa mania di considerarlo satanico. Penso già lo sapete in tanti e poi è stato applicato anche a altri giochi. Alcuni genitori e i media pensavano che il gioco potesse influenzare negativamente i ragazzi e spingerli verso il male. La voce si era diffusa tra qualcuno che ci capiva poco di questi giochi e era diventata il simbolo di questa isteria con articoli e talk show che ne parlavano come se fosse veramente pericoloso. Insomma, all'epoca come oggi le televisioni già erano sempre pronte a cavalcare le paure della gente anche se erano completamente infondate. Come vi dicevo, questa interpretazione poi verrà applicata anche a altri giochi con mostri vari nei primi anni 2000, per esempio sono sicuro che fosse stata detta sui Pokémon e oggi è solo un ricordo ridicolo di come i media hanno cavalcato questa sciocchezza colossale tra gli anni 80 e i 2000. Ma questo sito su Doom con le musiche e le gif del tempo vi migliorerà sicuramente subito l'umore dopo le sciocchezze del D&D satanico. Una cosa interessante e anche sorprendente se non avete vissuto quegli anni è che di manga e di anime in occidente c'era molto ma molto meno di oggi. Trovavate soprattutto tanto Dragon Ball che era il più sdoganato e poco altro perché i prodotti giapponesi non erano per niente di moda come oggi. Sorprendentemente questo sito spagnolo era dedicato al Record of Lodoss War che magari qualcuno di voi conosce. È un anime degli anni 90 nato proprio da una campagna di Dungeons and Dragons e oggi è considerato un cult oltre che uno dei rarissimi anime di ambientazione fantasy di quel tempo. E ovviamente non potremmo dimenticarci in questo video di Berserk di cui parlo sempre sul canale, anche perché la sua storia è legata a doppio filo a quest'epoca. E infatti nel 2000 era già nato il sito skullknight.net che è completamente dedicato a Berserk. Qui sono nate tantissime idee e teorie sul manga che poi sono sopravvissute fino a oggi con tante modifiche aggiunte da parte di una community internazionale. E poi da qui sono uscite nel tempo pure informazioni e interviste inedite su Berserk. State vedendo a schermo come il sito si presentava il 31 marzo 2001 e qualche mese dopo, quindi 25 anni fa, quando nel manga di Berserk praticamente il capitolo più recente era il 176, che concludeva l'arco narrativo dei capitoli della condanna, e questo è uno dei più antichi e dei più rilevanti pezzi di web con una community occidentale che parla di Berserk. Ma dopo questo viaggio nel web degli anni 90 la nostra storia arriva alla fine. Come è arrivata alla fine anche la storia di GeoCities che ospitava la maggior parte dei siti che abbiamo visto. Prima è stato acquisito nel 1999 da Yahoo, che a quell'epoca era il terzo sito più visitato del web. E all'inizio le cose non sono cambiate troppo. Poi hanno cominciato a essere introdotti account a pagamento e sono arrivati i primi scandali, una cosa a cui oggi siamo molto più abituati anche in ambito web. Si è scoperto che GeoCities consentiva illegalmente a degli inserzionisti di promuovere prodotti destinati ai suoi utenti che erano 1,8 milioni e utilizzava informazioni personali che erano state ottenute durante la procedura di registrazione. Il problema era che aveva inserito un'informativa sulla privacy nel suo modulo di registrazione per i nuovi membri e sul suo sito web e aveva promesso in questo modulo che non avrebbe mai fornito informazioni di identificazione personali a nessuno senza il permesso dell'utente. Quindi GeoCities alla fine vendeva informazioni personali a terze parti che poi le utilizzavano per scopi diversi da quelli per cui i membri avevano dato il permesso. E penso che questa è una cosa che oggi non stupisce più nessuno perché è successa costantemente dopo. Ma quel momento era l'inizio del web basato sulla raccolta di dati personali. Nel 2009 poi Yahoo annunciò anche la chiusura di GeoCities perché non era più economicamente sostenibile. YouTube stesso era nato da soli 4 anni e moltissimi siti che conosciamo oggi o erano agli inizi o direttamente non esistevano. Per me comunque fare questo video e immergermi in quel web degli anni 90-2000 è stata come una passeggiata all'aria aperta in un paesaggio bellissimo. E dopo che uno ha passato un mese in una metropoli grigia e super caotica,
E spero che in parte lo sia stato anche per voi. C'era un qualcosa di bellissimo in questi siti web creati da appassionati. Sì, contenevano poche informazioni, a volte non avevano neanche le immagini, erano estremamente amatoriali. Ma era questo il bello, si percepiva tutta l'umanità, tutta la passione, l'interesse di chi c'era dietro. E poi il guestbook, i pop-up con il saluto del gestore, i form che si possono compilare senza iscrizione. Hanno i colori sgargianti di un'informazione libera, dal basso e senza censure, fatta da gente che ama quello che fa. Quindi per me, come spero anche per voi, questo è stato un piccolo viaggio nel passato, un viaggio in un internet fatto dalle persone, per le persone, e non dalle aziende, dalle compagnie per altre aziende. Oppure dai bot o dalle cosiddette intelligenze artificiali per altri bot e per altre intelligenze artificiali. Forse questo web è scomparso, forse può ritornare, alla fine è proprio la domanda che chi è appassionato di storia può farsi su tante cose del passato. Tante cose del passato che forse valeva la pena di salvaguardare meglio e di non buttare via. Magari sta solo a noi contribuire a riportare tante di queste cose in auge, anche se sembra che appartengano a un passato lontano. Anche se l'umanità è piena di limiti, è piena di errori e di cartelli lavori in corso, io sul mio canale sto dalla parte dell'umanità. E voi da che parte state?